Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere altri due prodotti della Neue. Già vi ho fatto conoscere due telecamere che vi sono piaciute tantissimo e le avete ordinate in tantissimi. Oggi invece vi farò conoscere un dispositivo molto utile per la nostra sicurezza, che ritorna anche comodo in ambito domestico normale, ma che io utilizzerò all'interno del mio laboratorio, più un'altra telecamera di sicurezza a 360 gradi, anche questa comodissima per sorvegliare il laboratorio quando non ci siamo, tenere sotto controllo gli strumenti mentre lavorano, ad esempio stampanti 3D, incisori laser e tanto altro. Quindi mettiamole sul bancone, guardiamo come funzionano, quali sono la prassi facilissima per configurarle e ovviamente testiamole assieme. Quindi iniziamo. E allora ragazzi, quindi abbiamo sul bancone la telecamera 360, la presa intelligente Smart Plug. Guardiamo i modelli, si tratta della telecamera con la possibilità di vedere a 360 gradi sia lateralmente che con la possibilità di guardare verso l'alto e verso il basso, che si chiama Neue Cam 360. Ha delle caratteristiche molto interessanti, quindi una risoluzione in Full HD 1080p, la possibilità, come vi dicevo, di regolarla in panna, in tilt, quindi in modo orizzontale oppure in modo verticale, motion detection, quindi ci avvisa quando percepisce il rilevamento di un movimento, la possibilità di dialogare con chi si trova dall'altra parte. Noi dobbiamo utilizzare ovviamente l'applicazione e le persone eventualmente ci sentiranno dall'altoparlante e noi li sentiremo grazie al microfono incorporato. C'è la possibilità di acquistare uno spazio cloud dove memorizzare le riprese, le fotografie, ma è possibile anche acquisirle tramite telefonino. E poi c'è anche la possibilità di vederlo con la visione notturna, che non è solo visione notturna di infrarossi, ma anche un'autoregolazione dell'esposizione, quindi ci permette di vedere anche colori con bassa luminosità. Questa invece è la scatolina delle prese, all'interno ne troveremo 4 disposte affiancate, c'è anche il manuale di istruzioni scritto pure in italiano e da questa parte troviamo pure alcune informazioni, quindi si connettono con il wifi solo 2.4. È possibile controllarle tramite l'applicazione. All'interno della stessa applicazione abbiamo la possibilità anche di impostare dei programmi e quindi dei timer per quando accendersi e quando spegnersi, ed è possibile collegarle anche ad Alexa e Google, quindi comandarle con il comando vocale. Molto comode per esempio all'interno del nostro laboratorio nel caso in cui vogliamo accendere tramite un comando vocale un aspirapolvere o qualche strumento ovviamente che non sia pericoloso, oppure attivare e disattivare anche a distanza alcuni strumenti che abbiano finito il proprio lavoro. Per esempio con le stampanti 3D io già ne utilizzo un'altra marca da diverso tempo, perché controllando la stampa tramite la stessa telecamera, quando termina il lavoro do il tempo che si raffredda l'ugello e si raffredda il piatto di stampa, dopodiché tramite l'applicazione posso spegnerle semplicemente cliccando sul comando. Guardiamo quindi l'applicazione, anzi prima di guardare l'applicazione voglio farvi vedere gli stessi prodotti su Amazon. Quindi cerchiamo Neue 360, esiste anche la versione Neue 362 che ha una risoluzione più elevata, quindi sarebbe questa che costa 77 euro, ma noi guardiamo invece la Neue 360 normale che abbiamo fra le mani, che costa solo 49,99 euro. Volevo farvi vedere soprattutto le recensioni, quindi 462 recensioni praticamente tutte positive. Guardiamo le caratteristiche tecniche, qualche immagine, quindi può essere utilizzata per tenere sotto controllo gli animali oppure i bambini per esempio mentre dormono, come una sorta di baby monitor. Non vi faccio l'unboxing, ma vi leggo quello che troverete all'interno della confezione. Quindi dentro la confezione della telecamera troverete lo stesso prodotto che avete acquistato, quindi la telecamera, il cavo USB, anche l'alimentatore, quindi il classico alimentatore simile a quello dei telefonini, un set per poterla fissare a parete, si può mettere sia come la state vedendo adesso che fissata sotto sopra, e poi dall'applicazione si può anche ruotare l'immagine. Ovviamente troverete anche il manuale di istruzioni, pure in questo caso scritto in italiano. Anche questo dispositivo si collega solo al wifi 2.4, quindi se avete una connessione 5G non potete utilizzarlo perché non si connetterà. È dotata di funzioni di motion tracking e anche detection, quindi riesce ad inseguire il soggetto, e poi altre funzioni che vi ho già elencato. Ma per vedere tutte le caratteristiche in modo più approfondito ovviamente andate a dare un'occhiata a questo link, ve lo lascerò giù nel primo commento e nella descrizione, e se mi riesce affiancherò anche un codice di sconto, perché ascoltare una recensione di chi vi fa una prova è utile perché vedrete come funziona, però andare a leggere le recensioni di chi l'ha acquistato e tutti i pareri positivi, insomma, sicuramente incoraggia ancora di più all'acquisto. Adesso invece diamo un'occhiata alle prese smart. Quindi su Amazon hanno ben 1478 recensioni tutte positive. Come vi ho già anticipato si collegano con il wifi. Sulla pagina di Amazon troviamo anche alcuni suggerimenti sui tipi di dispositivi ed elettrodomestici che potrebbero essere collegati a queste prese, ma in realtà la possibilità di utilizzo è praticamente infinito. Qua suggeriscono l'utilizzo con un ventilatore, delle lampade, radio, TV,
oppure la possibilità di utilizzare elettrodomestici per cottura come per esempio un tostapane, alberi di Natale, macchine del caffè, deumidificatori, eccetera. Ma vi ripeto, le funzioni sono davvero tantissime, per esempio come ho detto poco fa la stampante 3D, eccetera. Essendo dotato di timer si può utilizzare anche per illuminare alcune zone in determinati orari e spegnersi quindi quando non necessita. Ma passiamo direttamente alle prove pratiche, quindi apro l'applicazione, abbiamo già l'immagine della telecamera perché stavo utilizzando poco fa la telecamera, quindi si riapre con la stessa inquadratura. Adesso sta inquadrando alla mia destra. Questa telecamera però si chiama Cam 360, quindi ci dà la possibilità di riprendere a 360 gradi. Facciamo subito una prova, proviamo a spostare l'inquadratura nella zona frontale. Per fare ciò basterà strusciare con il dito sul display e la telecamera cambierà inquadratura praticamente in tempo reale. La stessa cosa se vogliamo inquadrare verso l'alto. In questo caso però il movimento che dobbiamo fare sarà verso il basso. Quindi facendo così, come vedete, la telecamera cambierà inquadratura e punterà verso l'alto. Abbiamo quindi la possibilità di ruotare e inquadrare qualunque punto, non solo lateralmente ma anche in diagonale, come in questo caso stiamo inquadrando la batteria di questo avvitatore. E volevo farvi vedere pure che la ripresa è praticamente quasi in tempo reale, non ci sono praticamente bug, c'è un minimo di ritardo ma praticamente quasi impercettibile. Dal comando in basso possiamo registrare dei video, da quest'altro comando possiamo scattare delle foto, con questo che raffigura un microfono invece possiamo dialogare e con questo possiamo sentire ciò che accade nell'ambiente. Questa invece è una forma stilizzata di un ingranaggio e ci dà la possibilità di entrare nelle impostazioni che effettivamente non sono tantissime ma sono quelle necessarie per poter utilizzare la telecamera sfruttandola al meglio. Quindi informazioni sulla telecamera, ci dà tutti i vari parametri, tutte le varie informazioni che la riguardano, quindi la risoluzione eccetera. Audio e video ci dà la possibilità di ruotare l'immagine, come vi dicevo, per esempio montata sottosopra, possiamo capovolgerla e vedere l'immagine rappresentata nel modo corretto sul nostro display. Abbiamo anche la possibilità di attivare e disattivare la visione notturna, eccetera. Questo invece è il comando per il monitoraggio del movimento, che momentaneamente è disattivato, quindi lo attivo. Questo invece è il comando per la rilevazione del movimento. Possiamo decidere se utilizzare una sensibilità alta, media o bassa, decidere quale zona utilizzare per il rilevamento. Per esempio, se puntata su una parete e a noi interessa vedere quando si apre la porta, possiamo selezionare solamente la porta in modo che se ci sono dei movimenti in un'area che non è di nostro interesse non verremo avvisati di questo movimento. Però io momentaneamente lo disattivo, altrimenti poi mi arriveranno le notifiche. E lo stesso per quanto riguarda il suono. Abbiamo la possibilità di attivarlo e anche in questo caso abbiamo la possibilità di decidere se la sensibilità deve essere alta, media oppure bassa. In questo caso, come vedete, è stato rilevato del suono e mi è arrivata quindi una notifica praticamente in tempo reale. Quindi lo disattivo, altrimenti sarei pieno di notifiche. Abbiamo la possibilità di collegarlo ad Alexa oppure a Google, però ovviamente questo va fatto direttamente dal dispositivo. Conservazione invece riguarda la possibilità di inserire una scheda SD e quindi verificare ancora la memoria disponibile, oppure di iscriverci quindi con un abbonamento per avere un cloud dove memorizzare tutti i video e le foto. Condivisione invece ci dà la possibilità di condividere le nostre telecamere con un'altra persona di nostra fiducia che abbia installato la stessa applicazione. Adesso torniamo quindi alla telecamera e vi faccio vedere, spegnendo le luci, come funzionano gli infrarossi. Non vi faccio vedere come si aggiungono i dispositivi perché ho già fatto una recensione di altre telecamere della Noie e quindi vi lascerò il link per poter vedere quelle inquadrature. Praticamente la procedura è la stessa. Quindi spengo le luci e vi faccio vedere quello che accade e come si attivano sia gli infrarossi che è l'adeguamento della luminosità in base alla luce dell'ambiente. Tengo queste altre luci, come vedete c'è stata una regolazione dell'esposizione, ve lo faccio vedere un po' meglio. Quindi riaccendo le luci, come vedete c'è una sorta di bagliore perché la telecamera si adegua. Ok, mi è arrivata una notifica da Facebook. Come vedete la telecamera si è adeguata. Se io adesso spengo invece le luci, queste principali, si attiveranno gli infrarossi e quindi potremo vedere in bianco e nero quello che la telecamera sta riprendendo. Ok, qualche secondo che si accendono gli infrarossi, perfetto. E adesso abbiamo la visione notturna. Ok, abbiamo la visione notturna, anche questa, non riesco a trovare però la telecamera, ok, anche questa con movimenti in tempo reale. Dovreste riuscire a vedere il LED sulla destra, io lo muovo a destra e a sinistra e praticamente quello che si vede sul display è in tempo reale.
Allora, volevo farvi vedere come la telecamera insegue il soggetto, quindi in questo caso me, non fate caso al disordine che c'è alle mie spalle, ma se io mi sposto verso di qua, la telecamera mi insegue e mi posiziona al centro. Quindi sta facendo tutto in automatico, riesce a inseguire il soggetto, quindi mantenerlo al centro dell'inquadratura, comunque su per giù al centro dell'inquadratura, in modo da poter inseguire eventuali scene di sia malintenzionati che entrano all'interno di un'area dove non devono entrare, che anche di animali o qualunque altra cosa vogliamo inseguire grazie a questa funzione. E possiamo comunque continuare a comandare il movimento nel caso in cui non ci interessa la zona che sta inquadrando. Se vogliamo comunque spostarla, riusciamo a farlo senza problemi. Allora, queste sono le prese intelligenti dotate di un tastino sulla parte alta con un clic deciso, asciugo, quindi possiamo utilizzare sia le prese asciugo che le prese che hanno solamente i due pin. Se c'è la presa con pin centrale per la terra, ovviamente da questa parte non si possono utilizzare, a meno che non utilizziamo un adattatore tipo bicchierino, ed eventualmente vi lascerò dei link pure di questi adattatori. Allora, da questa parte ha la forma di presa asciugo, quindi pure in questo caso eventualmente dovremmo utilizzare un adattatore. Per poterle aggiungere nella nostra applicazione dobbiamo seguire una procedura molto semplice. Questa è la sezione delle telecamere, le altre due momentaneamente sono disconnesse, quindi nella sezione telecamere abbiamo la possibilità di vedere le anteprime di tutte le telecamere che abbiamo. Invece se clicchiamo sull'icona casa andremo invece su spine luce ed elettrodomestici, quindi non abbiamo per ora dispositivi aggiunti. Su spine ne abbiamo due, una è disconnessa, l'altra invece è connessa, e vi faccio vedere come funziona. Allora, innanzitutto per poterla aggiungere basta cliccare su più, ci chiede di aggiungere un dispositivo, poi fa una ricerca rapidissima, lampeggerà un LED che si intravede in trasparenza da uno dei quattro lati, sì, da questo lato, e quando lampeggia velocemente diamo l'ok e in pochi secondi ci ritroviamo nell'elenco delle prese la nuova presa. Ma noi apriamo questa, già è connessa al wifi, quindi vi evito la noia di vedere tutta la procedura. Vediamo come si accende. Basterà premere su questo tastino virtuale e si accenderà quella lampada LED. Come avete visto, velocissima. La stessa cosa ovviamente per spegnerla. Oltre a diventare di colore blu l'icona, apparirà la scritta on, perché può capitare in caso di mancanza di connessione che anche se noi premiamo sul tastino non ci apparirà la scritta on fino a quando la luce non si accenderà. In questo modo invece si spegne. Come vedete la risposta è abbastanza veloce. Quindi nel caso in cui abbiamo necessità di spegnere rapidamente possiamo fare pieno affidamento all'applicazione perché risponde praticamente subito. Questo invece è il timer. Abbiamo la possibilità, ovviamente non vi farò attendere tutto questo tempo, di decidere quanto tempo deve rimanere acceso il dispositivo che è collegato alla presa su diversi range, quindi 5, 10, 15 fino a 2 ore. Oppure abbiamo la possibilità di modificare il nostro reggimento, 1, 2, 3 minuti, insomma in base a quello che ci necessita. Oppure abbiamo la possibilità di programmare dei periodi di accensione. Se noi vogliamo che il dispositivo collegato si accenda in una fascia oraria di alcuni giorni della settimana, possiamo farlo tramite questo sistema selezionando i giorni della settimana e la fascia oraria in cui vogliamo che si accenda. Questo invece è per un periodo di tempo, quindi a partire dal fino al, insomma un programma completo che ci dà la possibilità di utilizzare diversi dispositivi sia per poterli accendere ad esempio prima del nostro arrivo, perché si possono utilizzare anche a distanza. Non è necessario essere sotto la stessa rete wifi. Come vedete in questo momento io non sono collegato al wifi, quindi se mi trovassi dall'altra parte del mondo, collegandomi all'applicazione potrei sempre accendere il dispositivo collegato alla presa premendo questo tastino. Ma mi raccomando di utilizzarla sempre con criterio, perché con un utilizzo sbagliato delle telecamere potrebbe portarvi a violare la privacy delle persone. Quindi quando lo utilizzate inquadrate sempre nella zona dove siete autorizzati ad inquadrare, oppure nelle stanze e negli ambienti di vostra proprietà, o a meno che non siate autorizzati. E stavo quasi dimenticando di dirvi che abbiamo la possibilità di vedere quello che la telecamera riprende anche a schermo intero, o tramite l'apposito comando con due freccette contrapposte che indicano il display che si allarga, oppure semplicemente ruotando il dispositivo. Quindi come vedete risoluzione ottima, e come dico sempre io, la risoluzione ottima di una telecamera già è sufficiente, quella a 1080p,
perché vedere in 4K effettivamente è comodo, perché si vedono tutti i dettagli, si vede bene, però consuma un pochettino più di dati, rallenta la trasmissione se la nostra connessione non è eccellente. 4K ci dà la possibilità di avere il capriccio di vedere bene, ma 1080p ci permette di vedere tutti i dettagli, di vedere e distinguere tutto ciò che ci serve, quindi numeri di targa eccetera, e soprattutto distinguere volti nel caso in cui vogliamo capire chi è che si sta intrufolando, ma nel caso in cui si voglia utilizzare come baby monitor oppure per tenere sotto controllo apparecchiature eccetera, utilizzare il 4K effettivamente non serve. Se c'è bene, ma non è una cosa necessaria. La telecamera costa poco per tutto quello che riesce a darci e come avete visto ha un numero di recensioni elevatissimo, come ha un numero di recensione elevatissimo anche questo tipo di presa. Io vi lascio il link di entrambi i prodotti, date un'occhiata, valutate, perché sono effettivamente dei buoni prodotti, come erano buoni i prodotti che vi ho fatto vedere, quindi le telecamere che ho recensito la volta precedente, sempre della Neue. Quindi andate a dare un'occhiata nel link che trovate giù nel primo commento nella descrizione, spero di associarlo anche ad un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa. E basta, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al pollicione in su in modo da farmi capire che questo video vi è stato utile. Cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!